Oggi voglio raccontarvi l'intera storia del salto triplo, sia quella maschile che quella femminile. E ho veramente tante cose da dire di questa specialità perché banalmente mi sono laureato parlando di questa specialità. Infatti il mio elaborato finale tratta l'evoluzione storica del salto triplo in atletica leggera, visto che mi sono laureato in scienze motorie. Ne ho approfittato proprio per parlare e approfondire quella che è banalmente la mia specialità preferita. Quindi non chiedetemi di fare questo lavoro per altre specialità, perché banalmente questo mi ha richiesto tantissimo tempo. Poi magari se vedo che questo video va particolarmente bene, un po' mi convinco a fare di altre specialità un lavoro così mastodontico, ma di certo non arriva a breve. Non è detto neanche che arrivino altri lavori simili. Però vabbè, bando alle ciance, iniziamo subito. Anche perché ho tanta voglia di raccontare questa tesi, visto che alla laurea ho potuto avere solo una decina di minuti più qualche domanda per parlarne, però io avrei parlato veramente per tanto. Possiamo dire che una protoforma di salto triplo nasce già nei giochi olimpici della Grecia, quindi parliamo di migliaia di anni fa, dove in realtà non era una vera gara di salto triplo, ma all'interno del pentathlon tra le varie specialità ve n'era anche una di balzi, però non si sa bene come fosse, è andata abbastanza persa nel tempo la vera natura di questa gara. Però secondo le ultime ricostruzioni pare che si partisse da fermi, quindi senza rincorsa, e che si effettuassero almeno 4-5 balzi all'incirca. Tuttavia non si sa neanche come fossero questi balzi, se fossero con un piede, con due piedi, alternati, successivi, qualche sequenza strana non si sa, è andata persa. Non si sa neanche se venissero utilizzati per questi balzi gli halteres, ovvero dei pesetti da 1,5-4,5 kg, variavano a seconda del peso, che normalmente venivano utilizzati nelle gare di salti in lungo, mentre nei balzi non si sa. Comunque di certo non erano 3 balzi quelli che effettuavano, perché a livello storico abbiamo una misura, la più lunga mai misurata, che è quella di Fallio da Crotone, che si pensa che abbia utilizzato 5 balzi per realizzare un 16,66 metri, che non è affatto male se è fatto tutto in sabbia. Tra l'altro, piccola curiosità, e ce ne sono un botto di curiosità in questo video, Fallio è anche uno dei pochi atleti di cui abbiamo una riproduzione a livello artistico, poiché l'artista Eutimides l'aveva ritratto all'interno di un vaso. Solo che qui viene ritratto in un allenamento del lancio del disco e il vaso è datato 515-510 a.C., quindi oltre 2500 anni fa. Però ci conviene spostarci direttamente più avanti, perché poi dopo i giochi olimpici antichi la storia dell'atletica un po' si interrompe. Su quello vi lascio direttamente ai video che ho già realizzato sulla storia dell'atletica. E quindi abbandoniamo questa protoforma di salto triplo e arriviamo a una concezione più moderna, più attuale di salti. E quindi arriviamo nel mondo anglosassone, in Scozia ed Irlanda per la precisione, dove all'inizio del 1800 troviamo le prime gare di salto triplo vero e proprio, con tanto di rincorsa, con tanto di 3 balzi. Tuttavia considerate che in quest'epoca non esisteva una federazione internazionale di atletica, perché la IAF, ovvero appunto il vecchio nome della World Athletics, nascerà solo nel 1912 e alcune regolamentazioni verranno fatte dal Comitato Olimpico Internazionale, ma solo dai primi del 1900. Quindi a conti fatti si faceva un po' quello che si voleva, ognuno saltava un po' alla sua maniera, in poche parole. Pensate che in quest'epoca coesistevano 2 diverse forme di salto triplo, più che forme tecniche, perché una è quella che viene utilizzata adesso nel 2023, che è la hop, step and jump, mentre l'altra forma era la 2 hop and a jump, ovvero 3 balzi tutti in successione tra di loro. E in queste prime gare dell'Irlanda e della Scozia non sappiamo neanche quale forma venisse utilizzata. Qualche notizia per quanto riguarda i risultati ce l'abbiamo nel 1829, poiché ad una gara un po' di paese, ovvero i St. Ronan's Games del 1829, abbiamo una misurazione di salto triplo dove il vincitore riesce a fare 13,82 m, quindi una misura che di solito adesso varrebbe per andare a podio agli italiani cadetti, per capirci. E in quest'epoca sono Scozia e Irlanda che dominano completamente il panorama, perché il record mondiale, e devo mettere tra virgolette perché a quell'epoca non c'era un vero resoconto dei record mondiali, ma diciamo che sono analisi statistiche queste, il record mondiale passa poi nella fine del 1800, nel 1873 a 13,81 ma poi questa è l'epoca in cui le misure salgono molto velocemente, perché se nel 73 non arriviamo neanche ai 14 metri, basta spostarci nell'87 dove arriviamo già a 15 metri e 11.
e l'anno successivo ancora a 15,25. E tutte queste misure sono state realizzate per l'appunto da atleti della Scozia o dell'Irlanda. Ma poi ecco che arriviamo ai primi giochi olimpici moderni, arriviamo al 1896 e anche qui, se volete approfondire l'argomento, video dedicato ai primi giochi olimpici. Rimaniamo sul salto triplo, perché qui abbiamo un'altra curiosità. Abbiamo il primo vincitore del salto triplo, coincide esattamente con il primo vincitore delle Olimpiadi moderne, ovvero James B. Connolly, un atleta statunitense che utilizzò la tecnica two hop and a jump per vincere con la misura di 13,71. E se vi stona un pochettino questo risultato rispetto agli altri detti in precedenza, perché abbiamo detto che il record ormai era sopra i 15 metri, è perché semplicemente, per dirla in modo molto onesto, la pista di Atene faceva letteralmente schifo, perché era poco performante, era piena di acqua visto che ha piovuto in quei giorni e quindi si faceva tutti un po' schifo come misure. E comunque qui ancora un'altra particolarità all'interno della particolarità, praticamente Inception dell'atletica. James Connolly si era allenato per realizzare una tecnica hop, step e jump, diciamo moderna. Mentre arrivato lì in Grecia si mette a chiacchierare bellamente con gli altri atleti e i due atleti greci gli dicono: "Oh zio, guarda che la tua tecnica fa schifo, perché non è la tecnica vera, la tua, quella che usi te, è quella corrotta, è quella sbagliata. Noi utilizziamo la tecnica vera, noi utilizziamo la two hop and a jump, quindi tutti con la stessa gamba." E lui dice: "Ah, cacchio, ok, la cambio." E quindi in quella occasione ha vinto la gara olimpica utilizzando una tecnica non sua, perché non era allenato per quella, però tanto era il più forte e ha vinto lo stesso, portando una medaglia agli Stati Uniti, nonostante a quell'epoca non si rappresentasse la nazione. E qui le regole erano totalmente insensate per i giorni nostri, perché pensate che all'epoca non veniva detta la misura dopo i salti agli atleti, ma semplicemente rimanevano nell'ignoranza. Uno saltava e tornava bellamente ad aspettare il suo turno, senza sapere la misura sua e degli avversari. Ma uguale anche il pubblico, ovviamente, perché non è che ci fossero maxi schermi da mostrare le cose. Quindi la classifica e le misure venivano comunicate soltanto a gara finita. Pazzesco se ci pensiamo adesso, però le regole erano veramente totalmente diverse. Una grande pietra miliare per quanto riguarda il salto triplo arriva nel 1908, quando il Comitato Olimpico Internazionale decide di avere un'unica uguale tecnica per tutti quanti, che sarà poi la hop, step e jump, che è quella attuale, che non verrà mai più cambiata. E quindi, nonostante ci fossero già diverse misure sopra i 15 metri nella storia, si decide che è solo dal 1910 che viene tenuta traccia del record mondiale. E con questa tecnica, la hop, step and jump, viene realizzato il primo record mondiale grazie a Dan Harahan. Ecco, primo nome straniero che dico, ve lo dico già, sbaglierò tutte le pronunce, tanto vi metto il nome a schermo, lo leggete voi come si pronuncia, lo sapete che le sbaglio tanto. E questo primo record fu di 15 metri e 12 centimetri e porta appunto la firma di Daniel Harahan, atleta statunitense che però è originario dell'Irlanda e ha ottenuto cittadinanza americana, e quando ha ottenuto questa cittadinanza ha deciso di togliere l'ultima lettera del suo cognome, perché era Harahan in irlandese, e poi ha tolto la E finale per diventare cittadino americano. Non so perché questa cosa, però faceva più figo togliersi l'ultima lettera per sembrare più americani. E tra l'altro fu per ben 8 volte il campione nazionale statunitense, perché all'epoca gli Stati Uniti avevano già i campionati nazionali. Però questo record mondiale di 15 metri e 12 non è il primo vero record mondiale, perché il primo a essere ratificato è sempre il suo record mondiale, ma realizzato nel 1911, quando è riuscito ad atterrare a 15 metri e 52 centimetri. Misura veramente importantissima per l'epoca, perché pensate che per parlare di nuovo di record mondiale dovremmo aspettare circa 20 anni. E circa 20 anni all'inizio del 1900 per l'atletica è tantissimo, perché siamo in un'epoca in cui le misure, i risultati, le prestazioni migliorano molto velocemente. Eppure questo record mondiale durò tanto, che è appunto strana come cosa. Però comunque gli Stati Uniti potevano appunto contare su Dan Harahan, però non è che dominarono il periodo, anche perché tra il 1911 e il 1928 non ci furono particolari nazioni forti.
Forse potremmo dire la Svezia, che fece cose interessanti, perché effettivamente la Svezia in 2 edizioni olimpiche, quella del 1912 e quella del 1920, ricordando che quella del 16 non è mai esistita, è riuscita a conquistare su 6 medaglie disponibili ben 5 medaglie. Addirittura a Stoccolma 1912 l'intero podio è svedese, con la miglior misura di Topsy Lindblom. Oddio, questo è difficile come nome, particolarmente difficile, non me lo ricorderei mai a memoria, con la misura di 14,76 m. E quindi capite che siamo a 80 cm in meno quasi rispetto al record del mondo. Tra l'altro, particolare curiosità, la famiglia Ahern era particolarmente forte perché non soltanto Dan aveva il record del mondo, ma suo fratello Tim era riuscito anche a conquistare la medaglia d'oro ai Giochi Olimpici del 1908 di Londra. Ma per quanto riguarda la tecnica vera e propria, secondo l'enciclopedia del salto triplo edita negli Stati Uniti nel 1987, a quest'epoca, intorno agli anni 10-20 all'incirca, la tecnica veniva effettuata con un hop, quindi il primo balzo eccessivamente lungo, il più lungo possibile, con uno step, direi io, di sopravvivenza, quindi molto corto, senza forzarlo molto perché non ce la facevano visto questo hop esagerato, e poi con un jump fatto un po' alla belle meglio, anche qui cercando di sopravvivere e non cadere di faccia sulla sabbia. Quindi diciamo che all'inizio degli anni 20 la tecnica è grezzissima, non ci sono interpreti veri e propri che danno un gold standard per quanto riguarda la prestazione, perché appunto sono salti un po' a caso, diciamoci la verità. Quasi tutto cambia con l'arrivo del Giappone, perché nel 1928 tutto il mondo dell'atletica, che a quell'epoca erano in 5 persone probabilmente, si rende conto che ci sono i giapponesi, perché arriva Mikio Oda, di cui tra l'altro trovate un video, ho già fatto un video su di lui, che aveva la particolarità di cercare un'elevazione maggiore di ogni balzo per quanto riguarda le ginocchia. Cercava di portare su le ginocchia in fase di balzi, anche nello step provava a farlo, cosa particolare per l'epoca, anche perché lui nasce come atleta e poi diventerà allenatore. Lui ha sempre sperimentato molto con i metodi di allenamento e di balzi, tant'è che queste cose poi gli portano gloria, perché riesce a diventare il campione olimpico nel 1928 con la misura di 15,21 m, però fatta in qualificazione, perché qui abbiamo un'altra particolarità per quanto riguarda le regole dell'epoca, poiché la misura di qualificazione valeva anche per la finale, cosa che adesso non si fa perché le misure di qualificazione valgono solo e soltanto per la qualificazione, poi dalla finale si riparte tutti da zero. Mentre all'epoca potevi fare benissimo il super risultato in qualificazione, poi fare 3 nulli, fare schifo totalmente nella fase finale e comunque vincevi. Cosa che tra l'altro ha fatto bene o male Mikio Oda, perché ha fatto 15,21 in qualificazione, poi non era arrivato neanche a 15 metri in finale, ma ha vinto lui. Poi vabbè, Oda non è che saltasse fuori dal nulla, era già molto forte negli anni precedenti, però vi lascio approfondire nel video a lui dedicato, se no ci metto 7 ore veramente a fare questo qua. E sempre non a caso sarà Mikio Oda nel 1931 a realizzare il record mondiale, superando finalmente quello di Dan Ahern e atterrando nel 1931 alla misura di 15,58 m. Però ormai il Giappone aveva totalmente sbloccato l'ultra istinto, poiché era diventata una nazione veramente forte nel salto triplo, e nel 1932 ai Giochi Olimpici vinse un altro giapponese migliorando nuovamente il record mondiale. Choi Nambu portò quindi il record mondiale a 15,72 m. E pensate che oltre alla vittoria ai Giochi Olimpici un altro giapponese arrivò terzo, quindi nazione veramente molto forte in quell'epoca il Giappone. E Choi Nambu era un saltatore molto poliedrico, un po' come tutti all'epoca a dir la verità, anche perché nel 31 Choi Nambu riuscì a realizzare il record mondiale di salto in lungo con 7,98 m. Tra l'altro l'ultimo record mondiale inferiore agli 8 metri, prima dell'avvento di Jesse Owens che nel 35 arrivò a 8,13 m. Chiudendo l'epoca giapponese arriviamo ai Giochi di Berlino del 36, dove per la prima volta nella storia vediamo un 16 metri in una misura di salto triplo, poiché Naoto Tajima, sempre ovviamente giapponese se non si capisse dal nome, atterrò esattamente a 16,00 metri. Anche la medaglia d'argento fu giapponese, sempre con misuroni, perché era un 15,66 fatto da Masao Arad, e anche al 6° posto troviamo un altro giapponese.
E anche qui, anche Naoto Tajima fu un grande saltatore in lungo, conquistatore di quell'edizione olimpica anche della medaglia di bronzo nel salto in lungo con 7,74 m. Però tuttavia Naoto Tajima fu l'ultimo grande atleta del Giappone per quanto riguarda in generale i giochi olimpici, perché poi arriva la seconda guerra mondiale e il Giappone sparisce completamente dalla scena mondiale, non solo di atletica, in realtà però sparisce completamente dall'atletica e nel salto triplo. E pensate che per vedere di nuovo un oro olimpico nell'atletica da parte del Giappone dobbiamo aspettare Sydney 2000, cioè veramente 64 anni dopo l'ultimo oro olimpico in atletica. Però così è andata, seconda guerra mondiale, si perde non solo il Giappone in realtà, ma intere generazioni di atleti in tutto il mondo. Quindi diciamo che gli anni 40 in atletica non sono mai esistiti a momenti, perché per dire alle Olimpiadi di Londra del 48 soltanto 3 atleti riescono ad arrivare a 15 metri, che sono quelli del podio, con la miglior misura 15,43, e parliamo quindi di oltre mezzo metro in meno rispetto all'ultima edizione olimpica tenutasi 12 anni prima. E qui in particolar modo in Europa le prestazioni di triplo rimasero abbastanza pessime per diverso tempo, con pochi atleti sopra i 15 metri. I campionati europei vedevano proprio una piccola manciata di atleti sopra i 15, a volte in alcune edizioni soltanto uno. Cioè veramente l'Europa era indietro molto nel salto triplo. Ma anche gli Stati Uniti ristagnarono molto come prestazioni. Pensate che tra il 42 e il 55 ci fu soltanto un'edizione nazionale in cui si superarono i 15 metri, cioè quella del 52. Arrivati finalmente negli anni 50 comincia a emergere una nuova nazione sulla scena internazionale, e si tratta del Brasile con il miglior rappresentante Ademar Ferreira da Silva, che era già presente nei Giochi Olimpici di Londra nel 1948, senza però risaltare particolarmente dato che era arrivato soltanto ottavo con 14,49. Però la vera e propria esplosione la ebbe a 23 anni nel 1950, quando riuscì ad eguagliare il record mondiale di Naoto Tajima, atterrando anche lui a 16 metri esatti. E secondo alcuni studiosi, proprio grazie ad Ademar Ferreira da Silva e poi successivamente grazie al polacco Joseph Smith, si comprese realmente l'importanza della velocità di ingresso per quanto riguarda il salto triplo. Ma rimaniamo concentrati su Ademar, perché da lì a un anno, cioè nel 51, il record divenne unicamente suo, migliorando il suo primato personale dall'incredibile misura di 1 centimetro, arrivando quindi a 16 metri e 01. E poi nei Giochi Olimpici di Helsinki del 52 ha un doppio miglioramento, prima 16 e 12 e poi 16 e 22. L'ultimo record da lui siglato è datato 1955 con la misura di 16 e 56, e poi l'anno successivo nel 56 si conferma anche campione olimpico, vincendo l'oro così a Melbourne in Australia, e anche qui con una misura di tutto rispetto, perché ha fatto 16,35, dimostrando quindi di fatto che ormai il record di Naoto Tajima era completamente superato. Anche perché ormai finalmente cominciavano a essere diversi gli atleti a superare i 16 metri. Per dire, sempre nel 56 si rivede stranamente un giapponese, ovvero Teruji Kokake, che arriva a 16,48, e poi il sovietico Sherbakov arriva anche lui a 16,46, dimostrando quindi che finalmente si è ripresa la scalata delle prestazioni. Di particolare curiosità è il fatto che a Ademar Ferreira da Silva è attribuita la prima victory lap della storia, ovvero nel momento in cui lui ha vinto l'oro olimpico nel 52, ha preso la bandiera brasiliana, se l'è messa dietro le spalle e ha fatto un giro di pista per festeggiare, venendo così acclamato dal pubblico. E secondo quanto riportato in diverse fonti, questa è la prima volta nella storia in cui un atleta fa questa cosa per festeggiare la vittoria. Ed effettivamente questa è una cosa che oltre 70 anni dopo si fa ancora, che è molto particolare, che un altro pezzo di storia dell'atletica che ci sembra ormai prassi è fatto da un triplista. Comunque non è che nel secondo dopoguerra il Brasile fu rappresentato solo ed unicamente da Ferreira da Silva, ma ci furono altri interpreti. Per dire, già a Londra del 48, oltre a Ferreira da Silva troviamo anche altri 2 atleti tra i primi 11 che vestono maglia brasiliana. Però in realtà durante gli anni 50 il Brasile non fu l'unica nazione ad emergere come nazione forte nel salto triplo, ma cominciò a farsi spazio anche l'Unione Sovietica, anche perché l'Unione Sovietica si dimostrò poi nei decenni successivi capace di sfornare talenti su talenti nel salto triplo, e quindi Sherbakov non fu una tantum
quantum nel salto triplo come è stato per esempio Okake nel Giappone, ma fu soltanto uno dei primi a dimostrare la forza sovietica. Perché già ad Helsinki del 52 Sherbakov riesce ad arrivare secondo dietro a Ferreira da Silva e nel 53 strappa proprio a da Silva il record mondiale atterrando a 16,23 e poi vabbè, come abbiamo visto 37 secondi fa, poi Ferreira da Silva se lo riprende il record, però c'è stato già un intermezzo sovietico e guarda caso proprio in Unione Sovietica abbiamo una delle prime pubblicazioni nella storia dedicate unicamente al salto triplo. Infatti è edito nel 1961 il libro Triple Jump, che di sicuro non era scritto così perché figuriamoci se danno un titolo in inglese, però per farci capire proprio il titolo è Salto Triplo, edito dalla Fischicultura eSport, che è proprio una casa editrice sovietica, poi diventata russa se non mi sbaglio, incentrata unicamente sullo sport. Grazie tanti a sport nel nome, cosa vuoi pretendere? Però comunque questa è proprio una delle prime pietre miliari del salto triplo a livello di pubblicazioni. A dimostrazione del fatto che l'Unione Sovietica stava puntando molto sul salto triplo, voleva essere la migliore nazione al mondo. E la cosa le riuscì decisamente bene, perché tra il 1952 e il 1975 ben 4 atleti sovietici riuscirono a realizzare il record mondiale, ma non 4 volte, 6 in totale, quindi alcuni di loro lo realizzarono anche più volte. Per dire, già negli anni 50 ci furono altri 2 record mondiali sovietici. Uno fu di Oleg Ryakovsky nel 1958 con la misura di 16 metri e 59 centimetri, a toglierlo proprio a Ademar Ferreira da Silva. Ma l'anno successivo, nel 59, già un altro sovietico lo supera, perché un altro Oleg, stavolta Oleg Fediseyev, riesce ad atterrare a 16 metri e 70. E poi vabbè, degli altri 3 record ne parliamo tra poco. Però la cosa strana e particolare è che nonostante questa forza, direi abbastanza palese, dei sovietici negli anni 50 e 60, sarà soltanto a Città del Messico del 1968 che l'Unione Sovietica riesce a conquistare l'oro olimpico. Perché per il resto in tutte le altre edizioni non ce l'aveva mai fatta, non si sa bene come, probabilmente sfortuna assurda, però effettivamente il primo oro olimpico solo nel 68. Quindi a distanza di 16 anni dal primo sovietico che riesce a realizzare un record mondiale. Comunque rimaniamo un attimino all'interno dell'Europa perché ci spostiamo dall'Unione Sovietica alla Polonia, visto che dobbiamo parlare di Joseph Smith, che come detto in precedenza fu un atleta molto veloce, tra l'altro in forte contrapposizione con quanto avveniva nell'Unione Sovietica, perché gli atleti sovietici avevano la particolarità di essere molto forti, molto esplosivi, quindi velocità di rincorse non eccessive, balzi del salto triplo abbastanza elevati, cercavano di portare sul bacino, sembrava quasi un'estremizzazione della tecnica giapponese, quella di cercare di andare su in alto, mentre il polacco Joseph Smith aveva una velocità di rincorsa molto elevata, cercava di essere più veloce, quindi con conseguente minor elevazione del bacino in ogni fase di salto, ma un gran mantenimento della velocità in ogni singolo balzo, quindi l'hop era già più radente rispetto ai sovietici e lo step risultava più bilanciato a livello di misura rispetto agli altri salti. Comunque Smith comincia già a farsi notare nel 58 perché a Stoccolma ai campionati europei riesce a vincere l'oro con la misura di 16,43, quindi parliamo di soli 15 cm dal record mondiale dell'epoca. Comunque la consacrazione definitiva Joseph Smith ce l'avrà soltanto nel 1960 perché in una gara in Polonia riesce a diventare il primo uomo nella storia sopra i 17 metri, atterrando a 17,03, record mondiale tra l'altro destinato a durare circa 8 anni. E qui si capisce perché l'Unione Sovietica non è riuscita a conquistare titoli olimpici prima del 68, perché Schmidt riesce a diventare campione olimpico sia a Roma nel 1960 sia a Tokyo nel 1964, entrambe le volte con misure da 16,80 m circa, quindi grandi belle misure per l'epoca, quasi da dominatore assoluto. E anche ai campionati europei domina abbastanza perché vince sia nel 58 che nel 62, in un'epoca tra l'altro in cui i campionati europei si svolgevano ogni 4 anni e non ogni 2 anni come succede attualmente. Tra l'altro succede da pochissimo tempo questa cosa perché è solo dagli anni 10 del 2000, tipo 2010-2008 all'incirca, che i campionati europei si svolgono ogni 2 anni. Così, piccola parentesi. E il bello è che sia i giochi di Roma sia quelli di Tokyo Schmidt mette dietro di sé i sovietici, perché l'intero podio di queste edizioni, a parte Schmidt, è occupato da atleti sovietici.
Tra l'altro non sono neanche gli stessi, perché a Roma ce ne sono 2 di sovietici, mentre a Tokyo ce ne sono altri 2, a dimostrazione ancora una volta dell'incredibile capacità di sfornare talenti su talenti dalla scuola sovietica. Però in realtà non si può parlare di scuola polacca, perché era un po' un unicum Schmidt. Pensate che fino al 1995 soltanto 4 atleti faranno meglio di lui, e adesso nel 2023 Schmidt è ancora al 7° posto delle graduatorie all time polacche, a dimostrazione che nonostante i decenni passati e l'evoluzione tecnica di materiali e quant'altro, Schmidt è stato proprio una mosca bianca all'interno della Polonia per quanto riguarda il triplo. Ma ora arriviamo a quella che è considerata la più grande gara di sempre a livello di salto triplo di tutta la storia, cioè quella dei Giochi Olimpici di Città del Messico del 1968. Tra l'altro gara molto aiutata dalle condizioni della pista e delle condizioni generali, perché prima di tutto Città del Messico fu la prima Olimpiade in cui ci fu il tartan, questo nuovo materiale molto elastico che aiutava enormemente le prestazioni. Infatti, guarda caso, da lì a pochi anni diventerà lo standard per tutte le piste del mondo. Ed inoltre Città del Messico si trova a 2248 metri sul livello del mare, il che significa un miglioramento delle prestazioni per quanto riguarda il salto triplo all'incirca dell'1%, secondo recenti studi. Che detto in soldoni vuol dire che se a livello del mare salti 17 metri con le stesse identiche condizioni, stessa forma e robe simili, a 2200 metri salterai all'incirca 17 metri e 20. Ovviamente poi c'è un range, non è proprio così matematica la cosa, c'è un piccolo range, magari fai 17,15, magari fai 17,30, però significa che sostanzialmente rispetto al livello del mare hai almeno una spanna in più da saltare. E infatti proprio perché dopo si è capito quanto aiutassero le prestazioni in alta quota, attualmente la World Athletics mette una A di fianco alla prestazione se è realizzata oltre i 1000 metri di quota, proprio per far capire che gareggiando così in alto si è avvantaggiati, e quindi è una prestazione sì valida, però aiutata un pochettino. Comunque questa gara di Città del Messico è già stata eccezionale in fase di qualificazione, perché qui entra un italiano in gioco, entra Giuseppe Gentile, che in fase di qualificazione salta 17,10 metri, e tale misura è superiore di 7 cm rispetto al precedente record mondiale di Joseph Smith, che tra l'altro Smith fu anche presente a questa gara, arrivò anche in finale, però non arrivò oltre la 7ª posizione con 16,89 metri. E per quanto riguarda Giuseppe Gentile non era completamente un nome nuovo all'interno del panorama, perché è stato campione italiano per 3 edizioni precedenti, cioè nel 65, 66 e nel 68, aveva già partecipato a diverse finali europee di salto triplo. Nel 1965 aveva realizzato il record italiano di triplo con 16 metri e 17 centimetri, poi nel 68 proprio era in un anno di forma incredibile, perché nel salto in lungo realizza il record italiano con 7,91 e nel salto triplo migliora il già suo record con 16,74. Quindi il fatto che poi abbia realizzato un primato personale di 36 cm a Città del Messico non stupisce così tanto, il che è abbastanza in linea con quella cosa del rispetto al livello del mare fai più di una spanna di salto. E così arriviamo alla finale il giorno successivo, arriva il 17 ottobre del 68 e Gentile ovviamente è il favorito, cioè appena fatto il giorno prima il record del mondo, vuoi non essere il favorito per questa gara? E infatti guarda caso, bam, arriva subito un altro record mondiale da parte di Giuseppe, arriva a 17,22 metri, il che tuttavia rappresenterà anche la sua miglior misura di tutta la carriera, non riuscirà più a migliorarsi ulteriormente. E questo è avvenuto subito al primo turno di salti, e poi è arrivato l'incredibile, perché ad ogni singolo turno, eccezione fatta per il secondo e il quarto, c'è stato un record del mondo. Al terzo turno di salti è il turno di Viktor Saneyev e realizza il nuovo record del mondo, atterrando a 17,23. Il quinto turno porta la firma del brasiliano Nelson Prudencio, che arriva a 17,27, altro record del mondo, e siamo già a quota 4 record mondiali. Però nell'ultimo turno di salti, l'ultima possibilità per realizzare una ottima misura, di nuovo rispunta Viktor Saneyev, riprendendosi il record mondiale perso tipo 10 minuti prima e chiudendo così definitivamente la gara con la misura di 17,39 metri, record mondiale che tra l'altro durerà
3 anni all'incirca. E quindi, nonostante Giuseppe Gentile abbia realizzato 2 record del mondo, in quella gara assurda di salto triplo arrivò soltanto terzo. Il che non sono sicuro della cosa, ma probabilmente è uno degli unicum dell'atletica. Tra l'altro Saneyev, il sovietico, a differenza di Giuseppe Gentile, dimostrerà negli anni successivi che quella misura realizzata a Città del Messico non era il suo massimo di carriera, perché il picco di prestazioni di Saneyev arriverà addirittura 4 anni dopo, nel 72, con 17,44, e poi incredibilmente ai Giochi Olimpici di Mosca del 1980 riesce a fare un 17,24 m. E dico incredibilmente perché all'epoca aveva quasi 35 anni, che per essere all'inizio degli anni 80 voleva dire essere vecchio in atletica. Il decennio successivo al 1968 vede gli anni 70 con un dominio quasi incontrastato dell'Unione Sovietica, eccezione fatta però per 2 atleti. Il primo fu un po' un anticipatore dei tempi che saranno, ovvero un cubano, e si tratta di Pedro Puérez Duenas, che nel 1971 riesce ad atterrare alla misura di 17,40 m, quindi 1 centimetro in più rispetto a quanto fatto da Saneyev a Città del Messico, e quindi questo non solo gli vale il record mondiale, ma gli vale anche il record mondiale under 20, dato che lui era nato nel 52 e nel 71 aveva 19 anni. E pensate che questa misura per un under 20 è talmente fuori di testa che oltre 50 anni dopo, nel 2023, si trova ancora al 5° posto all time di tutti gli under 20. Ovviamente l'arrivo di Perez Duenas ha fatto rizzare i capelli a tutti i sovietici del pianeta, perché un under 20 che ti fa una misura del genere fa veramente paura. Però effettivamente poi in carriera non ha fatto nulla di eclatante questo atleta, perché non arriva neanche in finale poi ai Giochi Olimpici del 72, mentre a quelli del 76 a Montreal riesce ad arrivare ai piedi del podio con un 4° posto. Però comunque l'Unione Sovietica non gliene può fregare di meno, perché entrambe le edizioni le ha vinte Saneyev. Ma fu un altro atleta capace di minare un po' di più i piani dell'Unione Sovietica. E stavolta ci troviamo nel 1975. Ci spostiamo in Brasile e parliamo di João Carlos de Oliveira, che appunto nel 75 sale alla ribalta anche per il salto in lungo, perché riesce ad arrivare a 8,13 m inizialmente, poi anche a 8,20 m, che tra l'altro per l'epoca voleva dire la 14ª miglior misura di tutti i tempi, e poi a fine del 75 migliora anche il record mondiale, perché atterra alla misura di 17,89 m e ormai siamo vicinissimi alle soglie dei 18 metri. E questa è una misura totalmente fuori scala rispetto all'epoca, perché vuol dire migliorare di 51 cm il record precedente, cioè mezzo metro di miglioramento. Era allucinante. Però questa misura di 17,89 era un po' aiutata dal fatto che è stata realizzata a Città del Messico, però comunque anche togliergli 20-30 cm, quindi anche se fosse stata a livello del mare, voleva comunque dire record del mondo. Però anche qui De Oliveira, nonostante il record del mondo, non ha mai vinto il titolo olimpico, perché al massimo nel 76 e nell'80 è arrivato in entrambe le occasioni alla medaglia di bronzo. Le uniche vere vittorie di prestigio della carriera di De Oliveira sono datate nel 77, nel 79 e nell'81 alla IAF Continental Cup, ovvero una competizione di rappresentativa continentale, e poi nell'81 ha vinto l'oro ai campionati sudamericani, però di certo nulla di prestigioso tanto quanto un titolo olimpico. E per il resto del decennio la scena internazionale è stata completamente dominata dall'Unione Sovietica. 3 vittorie olimpiche, 72, 76 e 80, 6 dei 20 migliori atleti del decennio sono sovietici e 30 delle 65 prestazioni sopra i 17 metri di questo decennio, cioè gli anni 70, appartengono a atleti dell'Unione Sovietica. Quindi parliamo di quasi la metà delle prestazioni over 17 a firma sovietica. Le uniche note dolenti per l'Unione Sovietica in questo periodo sono il non detenere più il record mondiale dall'avvento di De Oliveira e l'aver vinto relativamente poche edizioni dei campionati europei, anzi soltanto un'edizione in questo periodo. L'unico oro europeo arriva grazie a Saneyev nel 74. Ed ecco che arriviamo agli anni 80, dove la cosa principale che è successa nel salto triplo internazionale è l'avvento degli Stati Uniti. Però non solo, cominciò anche una piccola internazionalizzazione di questa specialità, perché pensate che tra l'80 e l'82 i migliori 3 atleti sono non sovietici.
Abbiamo Kate Connor, britannico, con 17,57. Abbiamo Willie Banks con 17,56 proveniente dagli Stati Uniti e Kenneth Lorroway, australiano, con 17,46. Però non è che i sovietici fossero spariti, erano ancora capaci di produrre diversi atleti sopra i 17 metri. Ma qualcosa comincia un po' a incrinarsi nel loro sistema, perché per dire ai primi campionati mondiali di atletica del 1983 di Helsinki non c'è nessun sovietico che arriva tra i primi 8. Anzi, il migliore è 10° e arriva a 16,41. E il primo campione mondiale è di una nazione che abbiamo già sentito nominare, ovvero è polacco e si tratta di un nome impronunciabile che provo a leggere: Zdzislaw Hoffman, almeno il cognome è facile, con la misura di 17,42 davanti allo statunitense Willie Banks, che abbiamo già nominato prima e lo riprendiamo tra 2 secondi. Poi molto particolare il caso dei Giochi Olimpici di Los Angeles del 1984, visto che gli atleti del blocco sovietico hanno boicottato i Giochi Olimpici, tutte quelle rogne che ci sono state in quegli anni, e quindi nessun sovietico ha provato a vincere il titolo perché grazie tante non c'erano. Gli Stati Uniti cominciano a vincere delle medaglie perché sia l'oro che l'argento sono in mano loro. Al Joyner vince con 17,26 e Mike Conley è d'argento con 17,18. Nonostante nel turno di qualificazione però proprio Mike Conley era riuscito ad arrivare a una misura maggiore con 17,36. Però ormai le regole cominciano a essere quelle simili a quelle odierne e quindi ormai le misure di qualificazione non valgono più per la finale e ormai i giorni dell'Unione Sovietica sono contati. Nessun sovietico prima e poi russo riuscirà mai più a vincere una medaglia d'oro ai Giochi Olimpici per quanto riguarda il salto triplo, perché dopo Los Angeles 1984 furono gli Stati Uniti la nazione a diventare quella dominante sulla scena mondiale. Guarda caso proprio lo statunitense Willie Banks nell'85 sigla il nuovo record del mondo con 17,97 m, ormai veramente a tanto così dai 18 metri. E poi dopo neanche 3 mesi da questo nuovo record un altro americano arriva a risultati incredibili, perché Charles Simpkins arriva a 17,86, quindi anche lui sopra il precedente record di De Oliveira. Ormai era partita la corsa ai 18 metri, chiunque voleva essere il primo uomo nella storia a arrivare a questa barriera. E un altro che ci arrivò veramente vicino fu il bulgaro Hristo Markov, atleta che si è già fatto notare da giovane perché è riuscito a fare il record mondiale under 20 con 17,42 e da lì a 3 anni, ovvero arrivato nel 1987, riesce ad arrivare a 17 metri e 92 centimetri. Tra l'altro misura fatta in Italia perché è stata realizzata durante i campionati mondiali di Roma del 1987. Tra un po' potremmo dire la prima delle 2 edizioni dei campionati mondiali di Roma, perché se tutto va bene potremmo avere i campionati mondiali a Roma nel 2027. Però vabbè, questo è un altro discorso, ne parliamo in altri video. Tornando a Markov, quella misura di 17,92 ovviamente lo fece diventare il nuovo campione mondiale in un'epoca in cui i campionati mondiali si svolgevano ogni 4 anni, quindi questa di Roma era soltanto la seconda edizione di sempre e quelli erano decisamente gli anni del picco di carriera di Markov, perché tra il 1985 e l'88 chiuse sempre la stagione all'aperto con la peggior misura di 17,77. Parliamo quindi di risultati di altissimo livello e guarda caso fu proprio lui a diventare il campione olimpico a Seoul nel 1988. Comunque eccezion fatta per atleti come Krzysztof Markov oppure per Volker May, un atleta della Germania che tra l'altro infranse il suo record mondiale under 20 con 17,50, che tra l'altro questo 17,50 di Volker May è attualmente nel 2023 il record europeo under 20, quindi parliamo di un record siglato nell'85. E appunto, togliendo questi 2 atleti che sono delle eccezioni, nessun atleta al di fuori degli Stati Uniti ottenne risultati interessanti in questo periodo, almeno fino agli anni 90. E durante tutti gli anni 80 c'era ancora un dualismo molto forte tra Stati Uniti e Unione Sovietica a livello di prestazioni, perché per darvi un po' i numeri, pensate che ci sono state 77 prestazioni, sottolineo prestazioni non atleti, sopra i 17,50 metri in questo decennio, e di queste 77 ben 61 sono state ad opera di atleti o dell'Unione Sovietica o degli Stati Uniti. Tra l'altro in questo decennio ci fu anche il primo salto documentato nella storia sopra i 18 metri, fu ad opera del già citato Willie Banks
statunitense grazie a un 18,20 m, che lo realizzò il 16 luglio del 1988. Però il problema di questo salto è che venne fatto con troppo vento a favore. Considerate che il limite di vento a favore che si può avere per essere omologato come record è di 2,0 metri di vento a favore, e in quell'occasione invece Willie Banks ha avuto 5,2 metri di vento a favore, praticamente aveva una turbina eolica dietro la schiena. Qualche anno più tardi, nel 1992, ai Giochi Olimpici di Barcellona arriva un altro 18 metri, sempre grazie ad uno statunitense, stavolta Mike Conley, che arriva a 18,17 m, vincendo l'oro olimpico, però anche qui troppo vento a favore. Stavolta veramente per una piccola brezza in più, perché era 2,1 metri di vento a favore, veramente parliamo di una piccolezza, però le regole sono quelle, quindi misura non valida ai fini del record. Piccola parentesi azzurra, negli anni 80, più precisamente nel 1986, viene introdotto il salto triplo per quanto riguarda i cadetti, cioè gli under 16, perché prima di quell'epoca non esisteva il salto triplo come gara ufficiale vera e propria dei cadetti. Ovviamente si tratta però solo per le gare cadetti. Per le cadette invece bisognerà attendere ancora diverso tempo, e il motivo lo vediamo dopo nella parte di storia femminile del triplo. Ma ora arriviamo agli anni 90, dove cominciano ad affacciarsi nuove nazioni ancora nell'ambito dell'atletica internazionale a livello di salto triplo. E proprio all'inizio degli anni 90, nel 91, ci abbandona definitivamente l'Unione Sovietica perché semplicemente si sfalda. E per darvi un po' l'idea di quanti nuovi nomi di diverse nazioni ci sono in questo periodo, pensate che nel 91, nella top 15 stagionale del salto triplo, ci sono soltanto atleti di 6 nazioni, ma già nell'anno successivo, nel 92, sui 15 migliori atleti arrivano da 11 diverse nazioni, quindi viene molto più rappresentata l'elite del salto triplo. Ma nel 91 ci fu anche il miglioramento del suo primato personale di un certo Jonathan Edwards, che nell'anno prima, nel 90, aveva fatto un po' pena, era andato un po' male, aveva fatto soltanto 16,41 m. Però nel 91 riesce ad atterrare a 17,43, migliorando il suo primato personale durante una gara nel Regno Unito, cominciando quindi a diventare uno degli atleti interessanti di quel periodo. Però la consacrazione vera e propria arriva soltanto nel 93, con i campionati mondiali di Stoccarda, in Germania, dove tra l'altro è la prima edizione in cui i campionati mondiali passano da 4 a 2 anni. E lì a Stoccarda Edwards arriva terzo, dietro soltanto a Mike Conley, quindi un nome sacro per il salto triplo dell'epoca, e dietro al russo Leonid Voloshin, a dimostrazione del fatto che nonostante non esistesse più l'Unione Sovietica, nonostante la Russia non sarà mai la più forte nazione al mondo nel salto triplo, era comunque capace di produrre atleti di ottimo livello. Però l'apoteosi di carriera di Jonathan Edwards arrivò soltanto nel 95, dove in tale occasione arrivò 3 volte sopra il record del mondo e superò 3 volte i 18 metri. Tuttavia, tutte le volte era con vento irregolare, troppo a favore. Il 25 giugno abbiamo il salto più lungo della storia fatto con vento irregolare, 18 metri e 43 centimetri, con più 2,4 di vento a favore. Il 2 giugno arriva un 18,03 m, ma anche qui 2,9 di vento a favore. Il 23 luglio arriva un 18,08 m, ma anche qua 2,5 di vento a favore. E quindi cavoli, questi 18 metri irregolari non arrivavano. Era difficile arrivarci senza il vento a favore. Però nel mentre Jonathan Edwards si toglie almeno la soddisfazione di prendersi il record mondiale, perché il 18 luglio, finalmente col vento regolare, atterra a 17,98, un centimetro in più rispetto a quanto fatto da Willie Banks, e quindi il record mondiale di salto triplo diventa britannico. Però fu un record durato veramente poco, perché dopo 2 mesi ai campionati mondiali di Gothenburg in Svezia, ovvero il 7 agosto 1995, atterra al primo salto alla misura di 8,16 m. Nuovo record mondiale finalmente con vento regolare, però non gli basta. Al secondo salto Edwards atterra a 18,29 m, record mondiale nuovamente, e stavolta quasi a tempo indeterminato perché sono passati 28 anni da quel record ed è ancora quello attuale, tra l'altro uno dei più longevi della storia dell'atletica maschile. E a livello di tecnica Jonathan Edwards era figlio della scuola anglosassone di atletica, ovvero quello che facevano statunitensi e britannici a livello generale. Poi c'erano sempre delle eccezioni, però in linea generale erano atleti che arrivavano molto veloci allo stacco e cercavano di mantenere il più possibile queste elevate velocità di rincorsa anche dopo i vari salti.
proprio in grande contrapposizione con quanto avveniva in Unione Sovietica, e ormai questa tecnica, questa ricerca della velocità è quella che è attualmente più in uso a livello mondiale. Però nella storia di Edwards i 18 metri non si fermano a questa singola gara, perché in carriera arrivò altre 2 volte sopra i 18, una volta già in quell'anno con un 18 metri spaccati e poi dopo 3 anni nel 98 arriva a 18,01. E nonostante essere il favorito numero 1 ai Giochi Olimpici di Atlanta nel 96, Edwards non riuscì a conquistare il titolo olimpico perché arrivò soltanto secondo, perché venne battuto dal secondo atleta nella storia capace di arrivare regolare ai 18 metri, ovvero lo statunitense Kerry Harrison con la misura di 18,09. E neanche i mondiali del 97 riuscì a conquistare l'oro perché arrivò soltanto secondo, perché Yoelbi Quesada, atleta cubano, saltò 17,85, di più di quello che fece Edwards con 17,69. E nonostante il record del mondo, nonostante più volte sopra i 18 metri, sarà soltanto ai Giochi Olimpici di Sydney del 2000 dove Edwards divenne campione olimpico e riuscì a replicarsi campione mondiale solo a Edmonton 2001. Quindi carriera un po' strana quella di Edwards, perché nonostante le enormi capacità, nonostante aver fatto enormi cose a livello di risultati, divenne solo una volta campione olimpico, 2 volte campione mondiale e una volta campione europeo indoor e una volta outdoor. Quindi non è che abbia vinto così tanti titoli nella sua carriera, nonostante rimane comunque il più forte di sempre nel salto triplo. Arrivati i primi anni 2000 si nota l'ascesa di Cuba come nazione forte nel salto triplo. Già negli anni 90 si era visto un po' un miglioramento medio delle prestazioni di questi atleti, perché pensate che negli anni 80 soltanto in 3 erano andati sopra i 17 metri, mentre negli anni 90 passano già a 8 gli atleti capaci di superare i 17 metri, con tanto di campione olimpico cubano di salto triplo nel 96 grazie a Yoelbi Quesada, e con il record nazionale portato a 17,85, quindi misura di tutto rispetto. E poi nei primi 10 anni del 2000 gli atleti cubani capaci di superare i 17 metri salgono a 13, di cui ben 5 sopra i 17,50. E questo consentì a Cuba di avere praticamente sempre in ogni competizione internazionale dei suoi atleti in finale. Nonostante le prestazioni eccellenti degli atleti di Cuba, non riuscirono a vincere niente negli anni 2000, ma al massimo argento, bronzo, tanti finalisti come abbiamo già detto, ma nessuna vittoria, perché tendenzialmente gli atleti cubani tendevano a fare il primato personale all'interno di Cuba, nelle gare di Cuba e non fuori, non nelle varie competizioni. Per fare un esempio numerico, dal 2000 al 2009 ci sono stati 24 atleti sopra i 16,20 metri a Cuba, però di questi 24 atleti soltanto 4 hanno fatto il primato personale fuori da Cuba, quindi parliamo del 16%. Piccoli paragoni con altre nazioni, sempre con atleti sopra i 16,20 metri, sempre dal 2000 al 2009. La Gran Bretagna aveva 10 atleti sopra questa prestazione e il 60% di loro ha fatto il primato fuori dalla Gran Bretagna. In Francia il 27% realizza il primato personale fuori dai confini nazionali e anche in Italia il 20% li ha fatti fuori dai confini. Una situazione come quella di Cuba avviene negli Stati Uniti, perché lì gli atleti sopra i 16,20 metri sono 61 e soltanto in 4 fanno il primato personale fuori dagli USA, quindi una percentuale ridicola del 6%. Però gli Stati Uniti è un po' diversa la situazione, perché comunque le gare sono tantissime all'interno della loro nazione e quindi non è che siano molto invogliati gli atleti a partecipare a gare all'estero. E negli anni 2000 a livello internazionale non c'è una singola nazione che domina su tutte le altre, ma c'è principalmente un dualismo tra Cuba e gli Stati Uniti. Però anche gli Stati Uniti non è che dominarono, non si può proprio parlare di dominanza statunitense negli anni 2000 nel salto triplo, perché i campioni delle varie competizioni internazionali a volte provenivano da nazioni senza una tradizione forte di questa specialità. Ai Giochi Olimpici di Atene 2004 vince uno svedese, Christian Olsson, con 17,79. 4 anni più tardi, a Pechino 2008, vince un portoghese, cioè Nelson Evora, con 17,67. Tra l'altro l'anno prima però ha vinto anche i campionati mondiali a Osaka. E per farvi capire quanta poca tradizione ci fosse in queste nazioni nel triplo, pensate che in Portogallo Nelson Evora fu l'unico atleta tra il 2000 e il 2009 sopra i 16,20. Christian Olsson, lo svedese, fu uno dei 2 atleti sopra i 16,20 in 10 anni. Ma ecco che intorno all'anno 2000 comincia a trovare un piccolo spazio internazionale anche la nostra Italia, nazione che prima del 98 era praticamente inutile in ambito internazionale nel triplo, perché in tutta la sua storia aveva prodotto solo 2 atleti sopra i 17 metri. Uno è il già citato Giuseppe Gentile,
grazie al 17-22 record nazionale e medaglia di bronzo a Città del Messico nel 68, e poi basta, non si è più replicato in carriera in queste misure. E l'altro è Dario Badinelli, che nell'86 è arrivato a 17-12. Quindi ecco, non è che si possa parlare di nazione forte nel salto triplo, ma anzi di nazione molto marginale. Ma ecco che nel 98 la situazione comincia a cambiare. Paolo Camossi nel 98 diventa il terzo italiano nella storia sopra i 17 metri, arriva a 17 metri e 20, quindi veramente a poco da Giuseppe Gentile, e non bisogna attendere molto prima che si prenda il record italiano, perché nel 99 ai campionati mondiali di Sevilla in Spagna arriva a 17-29, cominciando a essere nei piani alti delle classifiche perché arriva quinto. Ed ecco che dal 2000 l'Italia comincia a essere tra le protagoniste delle competizioni internazionali di triplo, perché poi nel 2000 emerge totalmente Fabrizio Donato, elevando di molto il record nazionale di triplo, perché in una gara serale all'Arena Civica di Milano il 7 giugno del 2000 arriva a 17,60 m, tra l'altro in una delle più belle gare di sempre del triplo italiano, perché al secondo posto è arrivato Paolo Camossi con 17,45, e lì abbiamo capito di avere veramente due fenomeni nel triplo. Ed ecco che nello stesso anno ai Giochi Olimpici a Sydney Paolo Camossi arriva ottavo, riportando finalmente ai Giochi Olimpici un finalista italiano, anche perché l'ultima volta che è accaduto che un italiano arrivasse in finale nel triplo olimpico era al 68, quindi ne erano passati di anni. Sempre Paolo Camossi riesce a portare a casa la prima medaglia azzurra in un campionato europeo, perché agli europei indoor di Gent in Germania del 2000 arriva a 17,05, riesce a conquistare così il bronzo. E poi aumentarono gli italiani sopra i 17 metri, perché a fine 2009 l'Italia poteva contare nella sua storia finalmente su 6 atleti sopra i 17 metri, visto che proprio nel 2009 si aggiunsero Fabrizio Schembri con 17,27 e Daniele Greco con 17,20. E dagli anni 2000 in poi diverse competizioni ebbero gli italiani sul podio. Paolo Camossi ai campionati mondiali indoor di Lisbona del 2001 arriva all'oro, diventa il campione mondiale indoor con 17,32 m. Ai campionati europei di Helsinki del 2012 è il turno di Fabrizio Donato a vincere l'oro con 17,63 m. Peccato che era una gara outdoor e quindi il vento era troppo a favore con più 2,08, e quindi niente record italiano perché era una misura di 3 cm superiore al suo record italiano. Poi ai Giochi Olimpici di Londra del 2012 sempre Fabrizio Donato arriva alla medaglia di bronzo con 17,48 m, replicando quanto fatto da Giuseppe Gentile 44 anni prima. Le uniche due medaglie olimpiche di salto triplo nella storia. Daniele Greco ai campionati europei di Gothenburg del 2013 arriva all'oro anche lui, e Andrea Dalla Valle ai campionati europei di Monaco del 2022 outdoor arriva alla medaglia d'argento. Quindi ecco, l'Italia ormai è tra le protagoniste del triplo mondiale, cioè si fanno notare i nostri triplisti, anche perché a metà 2023 il record italiano è stato ulteriormente migliorato grazie ad Andy Diaz Hernandez, nato a Cuba ma che ha ottenuto la cittadinanza italiana il 23 febbraio 2023. Ed Andy Diaz ha atterrato alla misura di 17,75 m, 15 cm in più rispetto a Fabrizio Donato, che tra l'altro è il suo allenatore, che è una delle cose più belle che possano succedere, cioè che l'atleta batte il proprio allenatore. Secondo me è proprio un bel passaggio di testimone che avviene ed è, direi, quasi poetico. Tuttavia Andy Diaz, nonostante le sue enormi capacità, nonostante abbia il record italiano, cittadinanza italiana, non può ancora partecipare alle competizioni internazionali vestendo la maglia azzurra, perché lui è stato iscritto a Tokyo 2021 ai Giochi Olimpici come atleta cubano, poi non ha preso parte alla gara però era iscritto, e quindi devono passare almeno 3 anni prima che possa rappresentare un'altra nazione, questo per via del regolamento della World Athletics. Poi magari, incrociamo le dita, potrà partecipare a Parigi 2024 come atleta italiano, però serve una sorta di wild card, una sorta di via libera da parte della World Athletics, e incrociamo le dita. Ma chiudendo un attimo la parentesi italiana, alla fine del 2023 i triplisti italiani nella storia che sono riusciti a superare quota 17 metri, cioè misura considerata di livello internazionale, sono stati 11. E quindi parliamo di un numero di atleti superiori a quelli che hanno nella storia la Germania, la Spagna, il Portogallo, la Grecia, la Giamaica, il Giappone, l'Ucraina, l'India, la Polonia e al pari di Gran Bretagna e del Brasile. Ben poche nazioni possono vantare di avere più 17 metristi nella storia più di noi.
Ci sono giusto la Cina con 17 atleti, la Francia con 18, Cuba con 29, la Russia con 33 e gli Stati Uniti con 40. Quindi a buona ragione possiamo considerare l'Italia come una nazione forte nel salto triplo e con una forte tradizione ormai. Ora però riprendiamo la nostra narrazione a livello mondiale e parliamo degli anni prima della pandemia mondiale, perché tra il 2010 e il 2019 c'è stato il decennio con più salti in assoluto sopra i 18 metri, perché tra il 1990 e il 1999 solo 2 atleti sono riusciti a fare sopra i 18 metri, tra il 2000 e il 2009 nessuno arrivò a tale misura, però tra il 2010 e il 2019 in ben 4 riuscirono a saltarla per un totale di 9 prestazioni. Senza ombra di dubbio il migliore di questo periodo è stato Christian Taylor, capace di arrivare 4 volte sopra i 18 metri con la miglior misura a ben 18 metri e 21, il che lo colloca ad oggi al secondo posto di sempre nelle graduatorie all time. La maggior parte delle competizioni internazionali in questo periodo è dominata dagli Stati Uniti, anche se Cuba riesce comunque a produrre atleti di ottimo livello. Per esempio un Pedro Pichardo arriva a 18,08 nel 2019, ma che comincia ad ottenere medaglie in modo regolare soltanto dopo il cambio di nazionalità, perché lui è nato a Cuba ma è poi diventato cittadino portoghese. Tra l'altro cambio è avvenuto proprio nel 2019 e sempre in questo periodo gli Stati Uniti riescono a ritornare sul podio ai Giochi Olimpici sempre grazie a Christian Taylor, che nel 2012 riesce a conquistare l'oro con la misura di 17,86, tra l'altro fatto che non accadeva dal 1996, quindi erano diverse edizioni che gli Stati Uniti erano fuori dalla massima medaglia dell'atletica. E sempre a Londra 2012 c'è stato un avvenimento storico, perché lo statunitense Will Clay riesce a conquistare una medaglia sia per quanto riguarda il salto in lungo sia per quanto riguarda il salto triplo, fatto che non accadeva dal 1936. Nel triplo è medaglia d'argento con 17,62 e nel lungo è bronzo con 8,12. E poi effettivamente negli anni 10 non c'è nulla di particolare che accade nel salto triplo. Quindi spostiamoci al 2020, perché da questa data, dal post pandemia, pare che siano un po' cambiate le cose. Perché negli ultimi anni sembra che ai vertici delle graduatorie mondiali di salto triplo e anche ai vertici della specialità a livello di competizioni ci sia una maggiore varietà appunto di atleti da parte di nazioni diverse, con conseguente fine dell'egemonia statunitense in questa specialità. E per ora in questi anni vi è stato soltanto un unico 18 metri, grazie a un atleta del Burkina Faso, Hugues Fabrice Zango, che è riuscito ad atterrare a 18,07. Risultato ottenuto durante la competizione indoor, tra l'altro nuovo record mondiale, prima volta al coperto sopra i 18 metri per un essere umano e tra l'altro è andato a togliere il record mondiale proprio al suo allenatore, cioè Tam Go, che l'aveva realizzato nel 2011 con una misura di 15 cm inferiore a quella di Zango. E comunque la fine del dominio statunitense lo si nota già ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020, che poi sono stati fatti nel 2021, però a livello di nomenclatura rimangono Tokyo 2020, principalmente per un motivo di merchandising, perché sennò dovevano rifare tutto, però questo è un altro discorso. E infatti il campione olimpico di Tokyo è Pedro Pichardo, come abbiamo detto prima, passato ormai da Cuba al Portogallo, con una misura di tutto rispetto, perché è riuscito a fare 17,98 m. E in questo periodo sta abbastanza dominando Pichardo, perché ha vinto anche i campionati mondiali di Eugene del 2022. In questo periodo si distinguono comunque due nazioni che potrebbero diventare una fucina di atleti di altissimo livello nei prossimi anni nel salto triplo. Il più stabile dei due a livello di prestazioni è la Cina, già capace di produrre diversi atleti interessanti in passato, con un record nazionale cinese che è di 17,59 m realizzato nel 2009 da Yan Zili, ma che comunque non era mai riuscito a conquistare nessuna medaglia internazionale. Però pian piano cominciano a notarsi cinesi nelle parti alte delle classifiche mondiali, perché già nel 2016 arriva la prima medaglia olimpica cinese nel salto triplo. Infatti Dong Bin arriva a 17,59, conquista la medaglia di bronzo e arriva a un solo centimetro dal record nazionale. Ai piedi del podio troviamo comunque un altro cinese, Cha Shuo, con 17,13, e in finale c'era un altro cinese ancora, quindi 3 atleti su 12, parliamo del 25% di tutti gli atleti della finale erano cinesi. Non a caso ai Giochi Olimpici di Rio de Janeiro la Cina fu l'unica nazione capace di piazzare 3 atleti in finale. E poi 5 anni dopo ai Giochi Olimpici di Tokyo arriva il miglior piazzamento di sempre per un atleta cinese nel triplo, perché arriva la medaglia d'argento. Infatti Yaming Zhu arriva a 17,57, anche lui vicinissimo al record nazionale, dietro al già citato Pedro Pichardo.
Il miglioramento delle prestazioni cinesi lo si nota paragonando subito i numeri. Tra il 2010 e il 2019 in 5 atleti riuscirono a superare i 17 metri, mentre recentemente in questo nuovo decennio, tra il 2020 e il 2023, già in 4 atleti sono arrivati sopra i 17 metri, andando quasi a pareggiare il confronto rispetto a 10 anni di storia dell'atletica, mentre adesso se ne parla solo di 4. Considerando anche che tra l'altro il 2020 praticamente non è esistito perché nessuno ha gareggiato in Cina, visto che era molto sotto pressione a livello di pandemia e quindi quasi non si sono svolte gare. E per questo si potrebbe pensare tranquillamente che nel prossimo futuro la Cina sarà una delle protagoniste del salto triplo mondiale, cosa che lo è già, ma potrebbe aumentare ancora questo protagonismo. E un'altra nazione che negli ultimi anni sta migliorando i suoi risultati medi è l'India. Nel salto triplo l'India entra molto tardi nella storia, il suo primo over 17 metri è arrivato soltanto nel 2007, grazie a Ranjit Maheshwari, che era arrivato a 17,04, e fino al 2019 soltanto lui e Harpinder Singh erano stati capaci di atterrare oltre a queste misure, e con solo 10 atleti nella storia dell'India capaci di superare i 16,50, misura che non è neanche considerata di livello internazionale. Però negli ultimissimi anni, 2022-2023, ci sono già stati altri 3 atleti sopra i 17 metri e altri 2 sopra i 16,70. Tra l'altro uno di questi ultimi 2, ovvero Selva Tirumaran con 16,78, è ancora in categoria under 20. E se in India e Cina questo trend di miglioramento delle prestazioni dovesse continuare, non ci dovrà stupire vedere sempre più cinesi, sempre più indiani nelle finali dei campionati mondiali e giochi olimpici, e sempre di più loro atleti arrivare a podio. Perché per dire recentissimi campionati mondiali di Budapest 2023, un altro cinese è arrivato al 4° posto nel salto triplo. E se da una parte i cinesi sono già abbastanza dentro a livello internazionale, gli atleti indiani stentano ancora un po' a ottenere ottime prestazioni proprio durante i campionati mondiali o i giochi olimpici. Infatti a Budapest c'erano sì 2 atleti nel salto triplo provenienti dall'India, però nessuno dei 2 è riuscito ad arrivare in finale. Però attenzione, perché c'è una terza nazione che sta emergendo molto forte ultimamente, ed è l'Italia. Perché seguendo il ragionamento che abbiamo fatto con Cina e India, tra il 2010 e il 2019 soltanto 3 atleti italiani hanno fatto sopra i 17 metri. Ma se guardiamo il 2020-2023 siamo già a quota 5. E si tratta di Andy Diaz Hernandez, Andrea Dalla Valle, Emmanuel Yemege, Tobia Bocchi e Simone Forte. Quindi dai dati emersi fino ad ora potremmo dire che gli anni 2020-2029 potrebbero essere caratterizzati sia dalla conferma di nazioni con forte tradizione nel salto triplo, Stati Uniti e Cuba, sia dall'ascesa di nuove nazioni sul panorama internazionale, cioè Cina, India e Italia. Comunque, molto probabilmente sarà un decennio caratterizzato da una varietà molto ampia di nazioni sulla scena internazionale. Non più come accadeva 20-30 anni fa, in cui si trovavano atleti fortissimi di una, massimo 2 nazioni. Ora che siamo arrivati alla fine della storia del salto triplo maschile, torniamo indietro e parliamo della storia del salto triplo femminile. In realtà la storia del salto triplo femminile parte già all'inizio del 1900. Si hanno qualche notizia sporadica di alcune competizioni di triplo femminile con risultati veramente scarsi se paragonati a quelli odierni, perché ci sono 10 metri, 10 metri 30, non di più. Perché non c'è mai stata nessuna specialista del triplo fino a tempi recenti. E il motivo è semplicissimo, purtroppo, perché la Federazione Internazionale di Atletica ha riconosciuto il salto triplo femminile come una specialità vera e propria dell'atletica soltanto nel 1990. Ed infatti è proprio in tale anno che viene ratificato il primo record mondiale femminile, con la misura di 14,54 m grazie alla cinese Weirong Li. Il motivo di questa cosa è la credenza secondo cui il salto triplo era troppo impattante per una donna, e quindi che non riuscissero a sostenere le sollecitazioni date dai balzi, che si sarebbero fatte male. Addirittura alcune fonti non ufficiali fortunatamente dicono che le sollecitazioni del salto triplo per le donne creavano problemi all'utero addirittura, e per questo è stata proprio una delle ultime specialità a essere inserita nel programma femminile. Comunque si hanno notizie di competizioni di salto triplo femminile prima del 1990, perché il salto triplo femminile è stato inserito nel programma collegiale americano, cioè nella NCAA, già nel 1984, dove la prima vincitrice fu Terry Turner con la misura di 13,46.
Poi nell'anno successivo il New York Times cita come miglior misura mai saltata nel mondo un 13,62 fatto dalla statunitense Wendy Brown nell'85, sempre anche qui nella NCAA. Poi l'anno successivo le misure cominciano leggermente a incrementarsi, arriviamo a 13,68 grazie alla brasiliana Esmeralda Freitas Garcia, e pian pianetto c'è stata questa volontà di inserire il triplo femminile nei programmi nazionali, anche perché c'era sentore, c'era voce che sarebbe stato appunto inserito ufficialmente nei campionati mondiali e Giochi Olimpici. Una delle prime nazioni a inserire il triplo femminile nel programma nazionale dei campionati nazionali fu il Giappone nell'87, seguito dalla Gran Bretagna nell'89, e poi a seguito dell'ufficializzazione vera e propria dalla federazione internazionale lì si cominciano a inserire un po' da tutte le parti nel mondo. Per dire, Francia e Italia lo inseriscono nel campionato nazionale nel 90, qualcuno poi lo inserisce anche un po' più tardi, come per dire il Brasile nel 91 e l'India nel 96. Anche la Germania arriva tardi perché soltanto nel 92 lo mette nel suo programma. Tra l'altro l'anno prima dell'ufficializzazione, cioè nel 1989, si ha anche il primo salto documentato nella storia sopra i 14 metri, più precisamente già un ottimo 14,52 da parte della sovietica Galina Chistiakova, e nonostante il riconoscimento nel 90 non fu subito inserito all'interno delle manifestazioni internazionali perché ci volle tempo. Una delle primissime competizioni internazionali furono i campionati africani del 92 a inserirlo. Ai campionati sudamericani e asiatici arriva nel 93. Nei campionati mondiali viene inserito per la prima volta nel 93 a Stoccarda, dove tra l'altro ci fu la prima misura nella storia sopra i 15 metri grazie alla russa Anna Biryukova che atterra a 15,09. E poi finalmente nel 1994 arriva il salto triplo femminile anche nei campionati europei. I Giochi Olimpici furono l'ultimo grande evento a inserire il triplo femminile, perché non verranno inseriti a Barcellona 92, probabilmente semplicemente per il fatto che ormai il programma era già stato deciso da diversi anni e quindi non potevano più fare nulla. E quindi la prima gara olimpica di triplo femminile ce l'abbiamo nel 1996 ai Giochi di Atlanta, dove la prima vincitrice olimpica fu l'ucraina Inesa Kravets con la misura di 15,33, e dalla metà degli anni 90 fu proprio lei a detenere il record mondiale, perché i campionati mondiali di Gothenburg del 95 atterra la misura di 15,50 metri, misura che appunto le valse il record mondiale e tale rimase per 26 anni. Tuttavia la Kravets aveva già realizzato il record mondiale nel 91 con la misura di 14,95, però lì figurava non come atleta ucraina ma come atleta sovietica. Inutile dire che la Kravets fu una delle grandissime protagoniste del salto triplo femminile negli anni 90, ma in parte era anche un'ottima lunghista, perché arriva la medaglia d'argento ai Giochi Olimpici di Barcellona nel 92 proprio nel salto in lungo, è campionessa mondiale di salto triplo a livello indoor nel 91 e nel 93 e poi ha ottenuto diversi altri podi a livello internazionale e continentale. Durante gli anni 90 divenne più che comune avere atlete sopra i 14 metri. Pensate che in 10 anni in ben 97 atlete superarono tale misura, ma anzi cominciano ad esserci diverse atlete sopra i 15 metri. E a livello di panorama internazionale esso era quasi interamente dominato da atlete dell'Europa dell'Est, con alcune eccezioni. Per esempio la britannica Asia Hansen arriva a 15 metri e 15 nel 1997 ed è anche bicampionessa mondiale a livello indoor sia nel 99 sia nel 2003. La greca Paraskevi Tsiamita arriva a 15 metri e 07 ed è anche la campionessa mondiale outdoor di quello stesso anno. Poi ottima misura anche per esempio da parte della cubana Yamile Aldama con 14,77 nel 99. E poi tutte le altre atlete ai vertici delle graduatorie del decennio 90-99 provengono appunto dall'Europa dell'Est, perché troviamo Ucraina, Repubblica Ceca, Bulgaria, Romania, Russia, Lettonia, Bielorussia, e quindi tra le prime 30 posizioni di questa graduatoria decennale soltanto 10 sono di atlete fuori da queste nazioni. E al contrario di quanto avvenuto con gli uomini per dire negli anni 80, gli Stati Uniti non troveranno mai spazio a livello di salto triplo femminile. Negli anni 90 per trovare un atleta statunitense dobbiamo scendere fino alla 38esima posizione, dove la migliore fu Sheila Hudson con un solo 14,41. Nel decennio successivo, negli anni 2000, continuò il progressivo miglioramento delle prestazioni di salto triplo femminile, tant'è che ormai superare la soglia dei 14 metri non può essere più considerata un'eccellenza, a livello mondiale si intende,
perché tra il 2000 e il 2009 arrivano 166 atlete capaci di saltare almeno 14 metri. E anche il numero di over 15 metri aumenta, arrivando così a quota 12 atlete. E anche qui il panorama internazionale diventa più vario. Tra le prime 25 atlete del decennio, 17 sono di nazioni diverse. E il cambiamento ai vertici mondiali avviene in maniera abbastanza repentina, perché si passa dai Giochi Olimpici di Sydney 2000, in cui tutto il podio è soltanto dell'Europa dell'Est, nell'ordine abbiamo Bulgaria, Russia e Ucraina, ad un podio di Atene 2004 che non ha nessuna prevalenza regionale. Troviamo al primo posto un atleta del Camerun, al secondo una greca e al terzo una russa. E lo stesso cambio di vertici era già avvenuto ai campionati mondiali con qualche anno in anticipo, perché qui già nel 1999 nessun atleta dell'Est Europa è sul podio, in un'edizione dominata dalle greche. Infatti al primo e al terzo posto ci sono delle atlete greche. La già citata Paraskevich Tsiamita è prima con 14,88 e al terzo posto abbiamo Olga Vasdeki con 14,61. E in questa decade 2000-2009 la misura con cui si vince l'oro non è granché cambiata, perché se vuoi vincere i campionati mondiali oppure i Giochi Olimpici in questo periodo devi arrivare per forza ai 15 metri. La peggior misura con cui si vince ai mondiali del 2005 è 15 e 11, la miglior misura in cui si vince è ai Giochi Olimpici del 2008, in cui si vince con 15 e 39. E in generale comunque a livello di podio bene o male abbiamo le stesse misure in questi 8 anni. Quello che cambia sono le misure all'esterno del podio. Per dire, ai Giochi Olimpici del 2000 per arrivare ottava serviva una misura di 13,97. Ma spostandoci a 8 anni dopo ai Giochi Olimpici di Pechino 2008 serve un 14,73 per arrivare ottava. Che lì è stata un'edizione folle probabilmente a livello di gara di salto triplo femminile, perché ai Giochi Olimpici del 2008 ci sono stati ben 6 salti sopra i 15 metri, di cui da 4 diverse atlete. La vincitrice è stata François Mbango Etone, atleta del Camerun, che ha fatto un 15,19 e un 15,39. Al secondo posto abbiamo un atleta del Kazakistan, ovvero Olga Ripakova, con un 15,03 e un 15,11. Al terzo posto abbiamo la cubana Yargelis Savigne con un 15,05 e abbiamo Marija Sestak, atleta slovena, che arriva a 15,03. Tra l'altro in realtà questa edizione ha avuto altre 2 atlete sopra i 15 metri che però poi sono state squalificate per doping. E il salto della camerunense François Mbango Etone è anche il secondo salto più lungo della storia, ovviamente inteso nel 2008. Però attenzione, perché nel 2009 ai campionati mondiali si può notare che comincia a incrinarsi qualcosa, cominciano a calare le prestazioni. Infatti ai mondiali del 2009 si vince con solo 14,95. Sul podio ci si va con una misura di 14,58 e per arrivare in finale basta un salto appena sopra i 14,10 metri. E parliamo quindi di prestazioni circa mezzo metro in meno rispetto all'edizione olimpica precedente, rispetto all'anno prima. E qui si entra in un decennio, il 2010-2019, in cui le prestazioni medie a livello di triplo femminile sono calate, ma in ogni livello sono calate. Se nel 2000-2009 abbiamo avuto ben 12 atlete sopra i 15 metri, nel decennio successivo ne avremo solo 5 e addirittura è calato anche il numero di over 14 metri. Si passa dalle 166 degli anni 2000 alle 141 degli anni 2010. Bene o male l'unico numero che non è cambiato, parliamo di circa 500 atlete nel mondo, è quello degli over 13 metri 30. Anzi forse leggermente calato negli anni 10, ma poco, veramente di poco, parliamo di una decina, una ventina di persone su oltre 500. E il motivo di questo peggioramento delle prestazioni sinceramente non lo so, perché probabilmente servirebbero altri studi ulteriori per poter capire il vero motivo del peggioramento delle prestazioni medie. E comunque in questo decennio 2010-2019 non c'è stata nessuna nazione, nessun atleta capace di dominare. Piccolo esempio che fa subito capire: ai Giochi Olimpici di Rio de Janeiro 2016 su 12 finaliste se ne contavano 11 di diverse nazioni, quindi veramente un panorama molto vario a livello di salto triplo femminile a livello mondiale. Però cambia tutto con la seconda metà degli anni 10, perché in questi anni emerge enormemente Yulima Rojas, atleta venezuelana che si imporrà
velocemente come la più forte della sua generazione, anzi per essere precisi la più forte triplista di sempre. Yulimar raggiunge l'eccellenza mondiale nel 2016 quando atterra per la prima volta, più precisamente il 23 giugno in Spagna, ai 15 metri con un 15,02 e la conferma del suo valore arriva da lì a pochissimo, perché ai Giochi Olimpici dello stesso anno, quelli di Rio de Janeiro, diventa la campionessa olimpica con 14,98, quindi parliamo già di una misura a 4 cm dal personale, e da lì basta. L'unica vincitrice indiscussa di ogni competizione internazionale è sempre lei. Vince in totale 7 titoli mondiali, 3 indoor 2016, 2018 e 2022 e 4 titoli all'aperto 2017, 19, 22 e 23, diventando in breve tempo la triplista con più vittorie a livello mondiale di tutti, sia uomini sia donne. Ai Giochi Olimpici di Tokyo nel 2021 si conferma campionessa olimpica, ma non si limita soltanto a quello, atterra a 15,67 m, aggiornando così il record mondiale dopo 26 anni dal precedente. E da lì a pochi mesi, il 20 marzo del 2022, arriva anche alla misura di 15,74 m in occasione dei mondiali indoor di Belgrado. E un 15,74 è quello che è attualmente il record del mondo, che è stata veramente una cosa incredibile da vedere. Per farvi capire quanto sia enorme il suo dominio, oltre a guardare le medaglie, guardiamo anche le prestazioni. Perché in questi ultimi anni, 2020-2023, ci sono state 4 atlete sopra i 15 metri per un totale di 27 prestazioni. Ed ecco, di questi 27 salti sopra i 15 metri, ben 17 sono suoi, sono della Rokas, che vuol dire qualcosa come oltre il 50% di tutti i salti dei sopra i 15 metri. E quindi non mi sembra di esagerare se dico che siamo attualmente nell'epoca Rokas, nell'epoca in cui è lei la dominatrice indiscussa. Una situazione tale che non era mai avvenuta in nessun'altra parte nella storia del salto triplo, anche guardando il triplo maschile, perché non abbiamo mai parlato di un singolo dominatore così forte per così tanto tempo, ma si parlava sempre di nazioni forti, non di un singolo atleta capace di dominare incontrastato. Ed è proprio una situazione nuova nella storia del triplo. Apriamo ora una parentesi italiana sul triplo femminile. Il primo record italiano è stato ratificato postumo, ovvero diversi anni dopo che era stato effettivamente realizzato, perché nel 1990, quando si è deciso a livello internazionale che era ormai una specialità da inserire nel panorama dell'atletica, l'Italia ha deciso di scavare un pochettino nei suoi archivi per vedere le prestazioni precedenti, e così il primo record italiano è diventato un 11,90 m realizzato da Luisa Celesia il 4 ottobre del 1984. E ovviamente poi nel 1990, con il via libera da parte della federazione internazionale, tantissimi atleti cominciano a sperimentare questa nuova gara e vengono realizzati record su record. Addirittura nel 1990 vengono realizzati 8 record italiani, di cui il migliore e ultimo in ordine temporale è il 13,14 di Antonella Capriotti, realizzato il 30 settembre. E sempre nel 1990 si svolge per la prima volta il campionato italiano femminile di triplo, e nei primi anni di questa specialità emergono principalmente 2 atleti in ambito azzurro, Barbara La e Antonella Capriotti. Proprio quest'ultima sarà anche la prima atleta italiana nella storia a superare i 14 metri, perché nel 1993, in occasione dei campionati mondiali di Stoccarda, atterra a 14,18, record destinato a durare per 5 anni, e tra l'altro in quella stessa gara è arrivata sesta, suo miglior risultato in carriera. Quindi già negli anni 90 l'Italia poteva vantare una finalista ai campionati mondiali. Anche Barbara La riuscì ad arrivare diverse volte in finale ai campionati mondiali, sia indoor che all'aperto, con il miglior piazzamento di carriera avvenuto nel 2003 ai mondiali di Parigi, in cui è riuscita ad arrivare anche lei alla sesta piazza, con l'ottima misura di 14,38. La cosa bella è che Barbara non ha mai smesso di praticare salto triplo nella sua carriera, perché pensate che nel 2019 è riuscita a realizzare il record mondiale di categoria Master 45, ovvero atlete che vanno dai 45 ai 49 anni, atterrando alla misura di 12,30 m, e ciliegina sulla torta conquistando anche la medaglia d'oro ai campionati europei Master. Comunque ritorniamo agli anni 90, perché nel 98 viene migliorato il record italiano, non da parte di una specialista del salto triplo, bensì da una lunghista, perché Fiona May atterra a 14,65, a dimostrazione del fatto sia che lei era un atleta eccezionale, sia che per essere buoni triplisti bisogna essere comunque dei buoni saltatori in generale.
perché soprattutto in ambito femminile capita molto spesso il dualismo tra lunghista e triplista, mentre tra gli uomini un po' meno si nota questa cosa. C'è stata, ne abbiamo parlato nella parte maschile, però è un po' meno presente. L'ultimo record italiano a essere stabilito risale al 2004, grazie a Magdalene Martinez, che migliorò più e più volte il record italiano, però la miglior misura arriva proprio nel 2004, quando atterra 15,03 m, record tuttora in vigore e unica italiana nella storia sopra i 15 metri. Magdalene Martinez, nata a Cuba ma poi diventata cittadina italiana dal 1999, è l'atleta azzurra che ha realizzato i migliori risultati di sempre in ambito di triplo, e infatti può vantare un bronzo mondiale a Parigi 2003, 2 quarti posti mondiali a Edmonton 2001 e a Osaka 2007, un argento europeo indoor a Madrid 2005 ed inoltre anche un 7° posto ai Giochi Olimpici di Atene 2004. Tra l'altro Magdalene Martinez non è solo l'unica atleta italiana ad aver superato i 15 metri, ma è anche l'unica nella storia ad aver superato i 14,70, a dimostrazione dell'enorme differenza che c'è e c'è stata con tutte le altre tripliste azzurre nella storia. In Italia, finita poi l'era di Magdalene Martinez, è stato il turno negli anni 10 del 2000 di Simona Lamantia, miglior interprete azzurra di tale periodo, e anche con un oro europeo indoor, realizzato nel 2011 grazie a un 14,60. Poi nell'edizione successiva del 2013 arriva comunque al bronzo e arriva comunque a un argento outdoor continentale nel 2010. E passando al periodo attuale, il salto triplo è rappresentato attualmente da 2 eccellenze azzurre: Daria Derkach con un personale di 14,52 e Ottavia Cestonaro con un personale di 14,22. Tra l'altro entrambe finaliste ai recentissimi campionati mondiali di Budapest 2023. Arrivati quindi alla conclusione di questa storia sul salto triplo, servono appunto delle conclusioni per provare un po' a capire il trend che ci aspetta nei prossimi anni. Sembra che nei prossimi anni il salto triplo maschile possa diventare una specialità ancora più internazionale di quella che è stata finora, senza una nazione dominatrice, ma comunque con la compresenza di nazioni che hanno una forte tradizione di triplo e anche di nazioni che stanno emergendo adesso sulla scena internazionale. Mentre parlando proprio di prestazioni in sé, ho realizzato un grafico che fa vedere l'andamento medio delle prestazioni dei 25 migliori atleti del decennio, e come potete vedere si può notare che l'ultimo grande miglioramento delle prestazioni è stato negli anni 80, perché si passa dagli anni 70 in cui si aveva una media di 17,17 m per quanto riguarda i 25 migliori atleti del decennio, ad una media negli anni 80 di 17,63, e poi sostanzialmente negli ultimi 40 anni non è minimamente cambiata questa media. I migliori 25 atleti del decennio hanno sempre risultati uguali e identici. Poi ok, nel grafico vedete che dal 2020-2023 la media cala, però grazie tante parliamo di un decennio appena iniziato, parliamo di soli 4 anni, e andando a logica questo decennio non si dovrebbe scostare di molto rispetto agli altri. Probabilmente avremo un altro decennio, gli anni 20 del 2000, più o meno con gli stessi livelli visti in precedenza, quindi una media dei 25 migliori sui 17,60 m, 17,70 m. Mentre secondo me è più interessante quello sul triplo femminile, molto più stretto come grafico perché ovviamente parte soltanto dagli anni 90 e dove si può vedere che c'è stato un picco di prestazioni negli anni 2000, nei primi anni 2000, e poi qualcosa non ha più funzionato, perché gli anni 2010-2019 hanno una media delle 25 migliori atlete inferiore addirittura rispetto al decennio in cui è iniziata la storia del triplo femminile, che è molto particolare come cosa. Come detto in precedenza, le motivazioni di questo calo non le saprei elencare perché servirebbero ulteriori studi, ulteriori analisi. Però vorrei soffermarmi sul 2020-2023, perché nel giro di 3 anni abbiamo già quasi pareggiato la media che c'è stata nel decennio precedente. E anche qui, andando a logica, nei prossimi anni potremmo avere una media superiore rispetto al decennio precedente, perché basterebbe il miglioramento di poche atlete per far sì che la media sia più alta. Perché va bene tutto, ma a livello statistico è molto improbabile che dal 2024 al 2029 non ci siano atlete che riescano a fare meglio delle migliori 25 attuali. Cioè almeno qualcuno in questa top 25 si inserirà di nuovo, o una di loro si migliorerà ulteriormente, e quindi gli anni 20 potrebbero essere finalmente gli anni in cui si inverte questo trend di peggioramento delle prestazioni
qualificazioni di triplo femminile. E con questo ho finito un video mastodontico, lunghissimo, su tutta la storia del salto triplo. Mi ha richiesto una quantità immane di lavoro, però ne sono soddisfatto, volevo farlo, sono felice, non troverete probabilmente mai un altro video così completo. E tra l'altro vi dico che se andate sul sito di Pillole di Atletica, che trovate in descrizione, ma comunque basta scrivere Pillole di Atletica e lo trovate, potete scaricare direttamente la mia tesi sulla storia del salto triplo, che banalmente è questo video. Poi su quella tesi purtroppo ho dovuto tagliare alcune parti perché sennò veniva ancora troppo lunga, e quindi mi riservo in futuro l'espansione di questa tematica, di approfondire ulteriormente la storia del salto triplo, integrarla con altre parti e magari espanderne alcune. Spero vivamente che qualcuno sia arrivato in fondo a questo video, perché è stato veramente pazzesco lavorarci, mi ha richiesto settimane, veramente settimane, anche la registrazione è stata spezzata in più parti perché richiedeva veramente tanto tempo. E quindi vi chiedo, se avete apprezzato questo lavoro, lasciate un mi piace al video, commentatelo, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, proprio per supportare questo canale e chissà, magari in futuro pubblicare altri lavori così fuori di testa. E come al solito, buon divertimento agli allenamenti e buona fortuna alle gare. Ciao ciao!